Che cosa fate qui? Fatevi vedere bene. Quanti siete? È tanto tempo che non vedo uomini su quest'isola. Siamo uomini che vogliono conoscere altri uomini e su questa tua isola abbiamo visto i segni della tua potenza. Tu, così grande e forte, certo sei più vicino al cuore degli dei. Accetta la nostra amicizia, te lo chiedo in nome di Zeus generoso. In nome di Zeus che protegge gli inermi e gli ospiti, che guida i passi dei viandanti e fa in modo che i loro diritti siano rispettati. Straniero, devi essere proprio un povero sciocco, oppure devi venire da terre molto lontane e non sapere nulla se parli a me in nome degli dei. A Polifemo, con lo stirpe dei ciclopi, noi siamo più forti di tutti gli dei. Non intendo risparmiare né te né i tuoi compagni per evitare la collera di Zeus, e così non vuole il mio cuore. Ma dimmi invece, dov'è la tua nave? Qui vicino? Lungo la costa? Le nostre spiagge sono pericolose a causa dei venti. Io conosco il porto più sicuro da queste parti. Solo in quel momento compresi che non potevo illudermi. Polifemo era una creatura malvagia, cercava di ingannarmi per impadronirsi anche della nave. Il suo orribile occhio mi guardava come una preda ormai sicura. Sapeva che non potevamo fuggire dalla caverna perché la fessura che dava luce dall'alto era per noi irraggiungibile. Decisi allora di rispondere all'inganno con l'inganno. La mia nave è stata spaccata da tuo padre Poseidone che l'ha sbattuta contro quest'isola. Solo noi siamo riusciti ad evitare la morte.
Chissà quale sarà il prossimo tra noi. Nessuno per ora. Guardalo, si sta già addormentando. Non fare l'eroe, stai rischiando la vita per niente. Io non posso restare qui a guardare. Dove è andata a finire la tua famosa astuzia, Ulisse? Anche se la tua spada trafiggerà il suo cuore, noi saremo perduti. Non potremo mai rimuovere quella roccia che blocca l'ingresso della caverna e che ci tiene prigionieri qui. Hai ragione. Ma ciò che ho visto è così orribile che ha oscurato la mia mente. Più che la paura e l'orrore, era l'impossibilità di combattere che mi paralizzava. I miei compagni pregarono. Io pensavo furiosamente che un modo per sfuggire al mostro doveva pure esserci, ma quale? Cominciò la notte più lunga della nostra vita. Solo i più deboli di noi riuscirono a trovare la forza per addormentarsi. Per me fu una tortura. Io non potevo accettare una fine simile. Nel buio atroce di una caverna, lontano dalle cose che brillano al sole. Poi venne l'alba. Il mostro uscì con le sue pecore e chiuse di nuovo la caverna con il macigno. Dall'alta fessura, la luce del giorno sembrava una beffa per noi prigionieri. Avevamo però un'intera giornata di vita. Cominciavo a pensare a un mio piano disperato. È orribile essere scampati alla guerra solo per morire qui, dove non serve il coraggio. Dove non si può combattere. La colpa è tua! Non avremmo mai dovuto seguirti. Non parlare, la tua memoria è corta. Lascia che parli. Sono anni che vaghiamo per il mare. Ma ci siamo avvicinati alle nostre case. La colpa è di Ulisse. Ulisse, io non voglio morire divorato. Perché non mi hai lasciato tra i mangiatori di loto? Perché? Zitto. Io vi salverò. Ma dovete obbedirmi un'altra volta. C'è qualcuno che si rifiuta? Io non farò più niente di quanto comandi. Fatevi coraggio. Anche se siamo soltanto degli uomini, ci libereremo. Mi è venuta un'idea. Ripuliamo quest'albero. Lo voglio pulito come l'albero di una nave. Andiamo.
Temprammo quel tronco sulla fiamma dopo averlo lisciato e poi lo nascondemmo. Ora non restava altro che lasciar passare quell'angosciosa giornata in attesa che ritornasse Polifemo. Sapevamo che avrebbe divorato altri di noi. Ci affidammo alla sorte per decidere chi avrebbe dovuto rischiare avvicinandosi al mostro. Aspettate. Metti anche la mia sorte con le vostre. La sorte mi favorì, designando proprio quei 4 che avrei scelto io stesso per una impresa che richiedeva ardimento e insieme una grande calma. Eraclio, Filetore, il Penore, Euriloco e me stesso. Polifemo ci costrinse ancora una volta ad assistere al suo pasto mostruoso. Era arrivato il momento dell'offerta del vino per poterlo stordire. Quel vino che è un presentimento mi aveva indotto a portare con me nella mia esplorazione. Me l'aveva dato un sacerdote di Apollo. Un uomo avrebbe potuto berlo solo se allungato 20 volte con l'acqua. Ciclope, ora che hai mangiato carne umana, bevi questo. È vino che avevo portato con me fiducioso nella tua ospitalità. Come posso crederti? Se fosse un inganno. Bevi tu prima. Voglio berne ancora. Dammene ancora del tuo vino. Ti sei guadagnato il dono che spetta agli ospiti. Così non ce ne andrai in giro a dire che non conosco le leggi dell'ospitalità, che non rispetto gli dei.
Come ti chiami? Dimmelo. Vuoi sapere il mio nome? Il mio nome è famoso. E te lo dirò, ma tu in cambio devi darmi il dono che mi hai promesso. Ascolta bene. Parla. Io mi chiamo Nessuno. Mio padre, mia madre e i miei compagni mi chiamano Nessuno. Nessuno? Io ti mangerò per ultimo, dopo che avrò mangiato tutti i tuoi compagni. Questo sarà il mio dono per te. Anch'io, Ulisse, voglio vendicare i miei compagni.
è servito a niente. Verranno altri ciclopi ad aiutarlo. Stanno già arrivando. È la nostra fine ormai. Non è servito a niente accecarlo. Anzi, è peggio. Almeno avremo vendicato i nostri compagni. Aiuto! Fratelli ciclopi, aiutatemi! Che c'è, Polifemo? Che cosa c'è, Polifemo, che ti dà tanta pena? Perché ci svegli dal sonno? Qualcuno ti ruba le bestie! Qualcuno vuole ucciderti! Nessuno mi vuole uccidere! Nessuno! E dunque nessuno ti fa violenza! Il male ti viene dal grande Zeus! E noi non possiamo aiutarti! Ma tu raccomandati al padre tuo, Poseidone sovrano! L'astuzia del nome li aveva giocati. Tutta la notte urlò cercandoci e rotolandosi per terra. All'alba le pecore cominciarono a belare e dopo molto il gigante ebbe pietà di loro. Trovò il masso e lo scostò per farle uscire. Prevedevo che le avrebbe palpate ad una per impedire che anche noi uscissimo. Perciò avevo ordinato ai compagni di legarsi sotto il ventre delle pecore, legate a due. Andate. Non potrò più guidarvi. Dove l'erba è più tenera, voi non avete più il vostro pastore. Ma quei miserabili greci non potranno sfuggirmi. Stringi forte. Quei vili che a tradimento mi hanno colpito, rendendomi cieco. Così i compagni si misero in salvo. E tu come hai fatto a fuggire? Sì, come hai fatto a legarti da solo? Mi aggrappai al ventre dell'ariete. Il suo prediletto. Ariete, caro, perché ti sei messo attraverso la caverna così per ultimo? Tu che sei sempre il primo a pascolare i teneri germogli, perché oggi sei l'ultimo? Piangi forse perché mi hanno accecato? Un uomo da poco mi ha reso cieco dopo avermi domato il cuore col vino. Si chiama Nessuno, ma io ti dico che egli non è ancora sfuggito alla morte. Ah, se tu avessi il mio sentimento, se non ti mancasse la parola, se tu potessi dirmi dove si nasconde costui. Vattene ora. Va. E così mi spinse lui stesso fuori dalla grotta. Appena fuori gridai: correte alla nave, raccogliete i compagni. Avevo paura che altri ciclopi potessero vederci. Che cosa mi tratteneva ancora su quelle rocce? Perché esitavo a raggiungere i compagni giù alla spiaggia? Non sarebbe stato più prudente fuggire, tacere? Ascolta! Come hai visto, Nessuno non era un uomo così da poco, quell'uomo al quale volevi mangiare tutti i compagni! Il male che hai fatto ricadrà sulle tue spalle! Perché non hai avuto vergogna di divorare gli ospiti della tua casa? Ti avevo detto che Zeus punisce senza pietà chi vive nel male come te! Ciclope! Se qualcuno fra i mortali ti domandasse quale nemico ti abbia accecato, rispondigli che l'astuzia di Ulisse ha vinto la tua forza! Ulisse, distruttore di città!
il figlio di Arte e padrone di Itaca! Ulisse! Sapevo che saresti arrivato tu a togliermi la luce. Mi era stato detto. Ma ti immaginavo un eroe grande e possente come me. Per questo hai potuto ingannarmi. Ma torna indietro, Ulisse. Ora so chi sei e ti darò il buon viaggio. E pregherò mio padre che ti segua sul mare. Mio padre Poseidone, che è il dio del mare. Poseidone! Del tuo occhio tu non guarirai, neanche se tuo padre Poseidone venisse ad aiutarti dal fondo dell'oceano! Se io potessi ti strapperei anche il cuore! Ascolta, Poseidone, signore dell'abisso. Se è vero che io sono tuo figlio, concedimi che Ulisse non torni mai più in patria. Così disse Polifemo, pregando il padre suo, il dio dalla chioma azzurra. Per questo tu mi vedi qui solo e supplice ai tuoi piedi. Io dipendo da te, tu solo mi puoi aiutare. Perché dici questo, Ulisse? Le forze che tu hai scatenato sono immensamente più grandi di noi. E su di noi potrebbero ricadere. Ma per voi da quale parte stava la giustizia? Dalla parte del ciclope che commetteva sacrilegio divorando gli ospiti? Tu sai che noi e i ciclopi abbiamo lo stesso padre. E non dimenticare l'antica profezia. Poseidone si adirerà con il popolo dei Feaci a causa di un ospite, uno straniero che avremo accompagnato sul mare. La profezia predisse anche il castigo. La nave che lo porterà sarà distrutta. E la nostra città sarà ricoperta da un monte. Le profezie sono solo una parte della verità, solo una parte. E non devono impedirci di essere giusti. Io lo so, Alcino, che sto chiedendo molto alla generosità dei Feaci, se è vero che soltanto l'odio di un dio che mi perseguita mi ha portato fino qui. Ripartirò da solo su una zattera per non nuocere. Nobili Feaci, pregheremo l'ospite di continuare il suo racconto affinché possiamo comprendere come e perché il disegno del suo ritorno passa attraverso la nostra terra. Continua dunque, Ulisse. Tu hai toccato il cuore della regina e anche questo non è senza ragione. Riprendemmo la navigazione dopo aver pianto i compagni perduti. Andavamo lungo le coste e il vento si faceva sempre più debole e più alto. Finché giungemmo sotto una parete di roccia. Non vi erano sentieri, ma in cima vidi un palazzo degno di un re. E decisi di parlare ai compagni per confortarli, dicendo il vero e anche il non vero. Fermatevi! Queste isole io le ho già viste. Riconosco molto bene il profilo della montagna e il colore di queste rocce. Ma quel palazzo lassù non ricordo di averlo visto mai. Bisognerà andarci. Questo è il destino dei marinai, avere sempre bisogno di tutti. Perché mi guardate così? Vi spaventa forse il ricordo delle disavventure capitateci sull'isola dei Ciclopi? Rassicuratevi. Questa volta andrò da solo, senza nessun compagno.
Vieni avanti, straniero. Dimmi chi sei. Di che cosa hai bisogno? Nobile sovrano, io sono Ulisse, re di Itaca. Ah, tu saresti il distruttore di Troia. Sì, nobile sovrano. Allora sei tu che hai inventato il cavallo di legno, vero? La tua fama è giunta sin qui. Io sono Eolo. Ho avuto da Zeus il dominio di tutti i venti. Tu vedi qui con me mia moglie e i miei figlioli. Il mio orgoglio. 3 maschi e 3 femmine. Li ho fatti sposare tra loro perché non andassero a sposarsi lontano. Così posso averli tutti vicino a me. E non resterò solo. Gli ho imbandito una tavola perpetua, un banchetto che non ha mai fine. E tu parteciperai a questo banchetto fino a quando vorrò io. Ulisse, si dice che tu abbia compiuto imprese straordinarie. Perché non ce ne racconti qualcuna per tenerci svegli? Mangia. La mia ospitalità sarà dolce e lunga. D'accordo. Per un mese intero mi tenne con sé in quella corte, obbligandomi a narrare e rinarrare sempre da capo i fatti e le avventure dei capi degli Achei. Ma quei fatti tragici erano per loro motivo di riso e di divertimento. Finché, non potendone più, lo implorai di farmi partire. Egli non disse di no. Io non desidero, se ti è sgradito, trattenerti qui con noi. Anche se ai miei figliuoli dispiacerà vederti ripartire. Ti ringrazio. Tu che tanto hai amato la tua terra da non permettere ai tuoi figli di lasciarla, tu capisci il desiderio della patria. Non solo ti capisco, Ulisse, ma posso anche darti il mio aiuto. Tu conosci il mio potere su tutti i venti. Ordinate ai servi di scoiarmi un vitello, che la pelle sia cucita in forma di otre e che le cuciture siano doppie. Ho imprigionato tutti i venti che spirano sul mare. Ne farò uscire uno, Zeffiro. Gonfierà le tue vele fino in patria. Quando sarai arrivato, getterai l'otre in mare. Tuttavia, perché io possa dartelo, devi dirmi una verità. Se tu mi mentissi, tornerebbe contro di te. Dimmi se un dio ti perseguita e ti impedisce il ritorno, perché in questo caso non mi è concesso di far dono dei venti a un semplice mortale. No, sovrano eccellente, nessun dio mi perseguita. Ho sempre fatto devotamente i miei sacrifici. Giura, Ulisse. Giura che mai offendesti il mio signore, il divino Poseidone. E avendo imprigionato i venti in quest'otre, potrei arrivare in patria senza tempesta. Giuro che mai offesi il tuo signore, il divino Poseidone, né col pensiero né con l'azione. Navigammo per 4 giorni su un mare che finalmente non ci era ostile. Non avevo neanche bisogno di seguire una rotta. Mi bastava tenermi sempre sotto vento. Come il vento mutava direzione, così io dirigevo la nave. Dammi il timone, Ulisse, così puoi riposarti. Quando avrò bisogno di te ti chiamerò.
Da 4 giorni non cedi neanche per dormire. Di che hai paura? Ho giurato a me stesso di non cedere finché non rivedrò Itaca. E a dispetto del dio del mare ci siamo quasi. Sta anche tu di vedetta. Da Polifemo ci porta con sé. Invece da Ire che lo colmano d'oro ci va da solo. Itaca! 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 No, Dante! Itaca! No! È proprio Itaca, la nostra patria! La battaglia era vinta. Potevo dormire. Mettetevi ai remi! Tirate la vela invece di guardare! Non siete impazienti di arrivare? Che cosa diremo alle nostre famiglie? Siamo stati fuori tanti anni e come ritorniamo? Come dei pezzetti. Perché state lì a sentire senza dire niente? Non siete d'accordo con me? Avete paura di uno che dice quello che pensa? Guardateli, i famosi guerrieri di Troia. Partiti con 12 navi, tornano con una e a mani vuote. Io voglio sapere se a bordo si trova dell'oro. E voglio saperlo adesso. Non ti basta portare a casa la vita? No. Dopo aver diviso la sete, la fame e i rischi non mi basta. È vergognoso per un guerriero tornare senza bottino. I suoi figli non lo guarderanno mai più come un vero uomo. Il bottino lo abbiamo perduto con le navi. Non ve lo ricordate? Ma in quest'opera che cosa c'è? Perché Ulisse non ci ha detto che cosa contiene? Lo voglio sapere e subito! No! La trista bufera di vento portava di nuovo la nave verso il centro dell'oceano. Tutti i venti soffiavano insieme ed era tanto vano cercare di governare la nave quanto adirarci tra noi. Questo re dei venti, questo Eolo, Ulisse, lo hai incontrato veramente? Polibo, che cosa vuoi dire? È strano il tuo racconto, Ulisse, difficile da interpretare. Un favore particolare è sopra di te, certo, e altre forze ti sono contro. Tuttavia, sembra che tu stesso, da solo, abbia diretto il tuo cammino. Hai voluto visitare il ciclope Polifemo. Hai voluto salire alla rocca di Eolo. Tu ti sei addormentato in vista della patria, come se tu stesso il ritorno non lo volessi veramente.